Oh, bentornati finalmente su Certograd. Sì, lo sappiamo, è passato un sacco di tempo, è per quello che sto ridendo. Mi ricordo che effettivamente l'ultima volta che ci siamo lasciati vi avevamo promesso che saremmo tornati velocemente. E ci vediamo molto presto. E così non è stato. Ops. Probabilmente sono passati mesi, anzi ere geologiche dall'ultimo video. Ultimo video che è incentrato sull'analisi e la differenza tra nazione e nazionalismo, sfruttando un videoclip, quello di Deutschland dei Rammstein. Ora il video è lungo, è pesante, è analitico, è approfondito, però comunque vi invito ad andare a vederlo perché è fatto molto bene ed è molto interessante comunque. Lo so, anche se non mi piace l'industrial metal, anche se non mi interessano i Rammstein, comunque è solo un pretesto, ecco, il loro videoclip per parlare di qualcosa di molto più profondo e andatelo a recuperare. Video di Deutschland che ha raggiunto le 3000 views in quasi 2 anni di esistenza sul canale, il nostro video più visto. 3000 views per un canale che fa uscire un video all'anno, insomma, ha il suo perché. Un video sicuramente attuale, visti anche i tempi che stiamo vivendo. Guardatelo, magari non sarete d'accordo, ma guardatelo perché è importante pensarci a certe cose, a certe situazioni che capitano nel mondo, ecco. Comunque, perché ci abbiamo messo così tanto a ritornare di nuovo? Beh, la verità è che le opere che ci piace sviscerare su questo canale, ok, quelle che ci fanno accendere il cervello, ecco, che ci tengono attivi, richiedono tempo, ok? Richiedono analisi che vanno oltre il mi è piaciuto, non mi è piaciuto. Abbiamo bisogno di scavare, di interpretare, di scrivere, riscrivere spesso anche. Insomma è un lavoraccio, che però io mi sento di dire ci giustifica un pochino, vero? No, non ci giustifica, no vabbè. Questa comunque è la versione ufficiale. Poi c'è quella ufficiosa, quella un po' più nostra. Ecco, la verità è che siamo semplicemente dei procrastinatori seriali, ok? Siamo un branco di scemi che hanno tra le mani un potenziale interessante e lo lasciano lì a prendere polvere perché così. Sì, lo confessiamo, dai, a volte la pigrizia effettivamente ci divora. Ma sapete una cosa? Questa nostra gloriosa, patologica tendenza a non fare un cazzo, quando in realtà potremmo fare molto di più, prima o poi sarà essa stessa l'argomento di un video e ci sarà tanto da dire. Una sorta di meta-analisi della nostra stessa inettitudine produttiva, ecco, chiamiamola così. Quindi preparate i popcorn perché ci sarà da ridere e forse anche da piangere, dipende dai punti di vista. Comunque, bando alle ciance, se siamo qui oggi dopo questa era glaciale, ok, di silenzio, è perché abbiamo tra le mani qualcosa che effettivamente meritava tutto questo tempo e tutta questa fatica. Stiamo parlando di un episodio di una serie che ha un po' scosso il panorama seriale, ha fatto discutere, ha fatto dividere e per molti ha fatto anche emozionare profondamente, me compreso. Quindi mettetevi comodi perché oggi sezioneremo quel gioiellino che è il terzo episodio della prima stagione di The Last of Us. Long Time. Di cosa parleremo? Beh, parleremo di tenerezza, parleremo di fragole e di pianoforti, ma scaveremo anche nella necessità, nella sofferenza e forse persino nella pietà. E ci faremo anche domande che scottano. Questa storia, ad esempio, cosa ci dice, cosa ci vuole dire davvero? Non solo sui protagonisti, Bill e Frank, ma anche su Joel e su questo mondo infame e magari anche un po' su di noi. Perché vedete, la struttura stessa dell'episodio, questa pausa dalla caccia all'uomo o al fungo, grida per un esame più attento. È una boccata d'aria fresca o è un'interruzione che deve comunque sudarsi la pagnotta narrativa, al di là delle lacrime facili? E se questa boccata d'aria fosse in realtà un modo sottile, quasi manipolatorio, per spingere i nostri protagonisti, Joel in primis, verso un certo destino? E vedremo anche perché, in un mare di produzioni che sembrano fatte con lo stampino dell'ideologia, questa perla rara funziona. E come se funziona. Partiamo da un fatto.
Long Long Time ha messo d'accordo quasi tutti, sia critica che pubblico, anche quelli che, testuali parole, non hanno alcun interesse nel spingere agende. Ora, questo è il primo campanello d'allarme, in positivo. Quando una storia con una forte componente minoritaria riesce a toccare corde universali, significa che c'è qualcosa di più di un semplice bollino di inclusività. Poi, pensateci, in una fase così iniziale della stagione, gli showrunner si prendono una pausa da Joel ed Ellie per regalarci un film intero, sostanzialmente, su due personaggi che nel videogioco erano un contorno amaro, ecco, chiamiamolo così. È una scelta narrativa rischiosa che alcuni hanno bollato come filler, infatti. Ma se invece fosse una mossa geniale, a mio parere, per arricchire l'universo narrativo e soprattutto per darci un assaggio di cosa significhi amore e anche perdita in quel maledetto mondo descritto nella serie di The Last of Us, Mazin e Druckmann volevano esplorare l'amore in tutte le sue forme e la storia di Bill e Frank diventa quasi uno specchio, un faro per la relazione che nascerà poi tra Joel ed Ellie. Quindi non è solo un riempitivo, ma è un pilastro tematico dell'intera serie. E che storia comunque, ragazzi! Bill, il survivalista paranoico, l'uomo che ha fatto dell'isolamento sostanzialmente la sua religione, e Frank, d'altro canto, l'artista, l'anima in cerca di contatto umano, che letteralmente casca in una delle trappole di Bill. Potremmo definirlo un dolce incontro post-apocalittico, che è l'inizio di tutto. La loro relazione nasce tra le note di Long Long Time, appunto, al pianoforte. Un momento che ha sciolto un po' il ghiaccio in tutti i nostri cuori, ammettiamolo. E poi la vita insieme, 20 anni di normalità strappata con le unghie e anche con i denti al caos. Le fragole, simbolo di una dolcezza inaspettata, le cene, persino i battibecchi per migliorare la loro piccola fortezza e l'amicizia, cauta ma reale, con Joel e Tess. Fino al finale. Quella richiesta struggente di Frank, malato, di andarsene alle sue condizioni. E Bill, l'uomo che, citando, non avevo paura prima che arrivassi tu, che capisce tu eri il mio scopo e decide di seguirlo. Quindi non un suicidio disperato, ma una scelta d'amore estrema, dopo un ultimo giorno sostanzialmente perfetto. Molto potente come messaggio, vero? Provate a immaginarvi la scena. C'è Bill, l'eremita dell'Apocalisse, che vive barricato da anni nella sua personalissima fortezza di solitudine. E poi, quasi dal nulla, Frank gli piove letteralmente su una delle sue trappole, dando vita a un'odissea che durerà 20 anni. Si passa così da una cautela iniziale, quasi animalesca, e chiaramente dettata dalle circostanze, a un'intimità profonda, che riesce a sfidare i pericoli di un mondo in rovina, ritagliandosi incredibili oasi di gioia totalmente inaspettata, fino ad arrivare al culmine della loro storia, un addio alla vita. Certo, però alle loro condizioni. Questo episodio è davvero magistrale nel modo in cui ci fa provare emozioni fortissime. Pensate alla tenerezza quasi disarmante della scena delle fragole, quel momento in cui l'Apocalisse sembrava quasi svanire per un istante, e poi metterla a confronto con l'orrore puro e brutale dell'attacco dei predoni, o con l'agonia silenziosa e strisciante della malattia di Frank. Ma sorge spontanea una domanda: perché raccontare questa storia proprio qui, in questo modo? Gli autori, Mazin e Druckmann, hanno spiegato di aver voluto esplorare temi come l'amore e il tempo che scorre inesorabile, quasi per darci una sorta di tregua emotiva e narrativa. Hanno preso una storia che nel videogioco era a malapena accennata e l'hanno letteralmente fatta esplodere sullo schermo, cambiandone radicalmente il sapore, trasformandola quindi da qualcosa di prettamente amaro a un qualcosa di forse dolce amaro. Si tratta chiaramente di una scelta artistica ben precisa, voluta per dare una scossa emotiva differente dal racconto generale della serie. Bill e Frank infatti ci mostrano la possibilità di una vita piena, persino dentro l'orrore dell'Apocalisse, costruendo una specie di bolla quasi utopica, ma viene comunque da chiedersi quanto sia davvero reale questa utopia, perché il loro cosiddetto lieto fine è una costruzione talmente perfetta da sembrare quasi fantasia all'interno di un incubo. E allora, inevitabilmente, il dubbio sorge spontaneo.
quella che ci viene mostrata è una speranza genuina oppure si tratta di una confortante menzogna che la serie racconta un po' a se stessa e un po' a noi spettatori? Ora, parliamoci chiaro, i momenti di affetto tra i due sono innegabili e sono anche molto toccanti. La scena del pianoforte ne è un esempio, le già citate fragole, con quel sapore che entrambi pensavano di aver perduto per sempre, le risate condivise, la cura reciproca che si manifesta in tanti piccoli gesti. Sono tutte scene costruite con l'evidente intento di mostrarci un amore che resiste, che riesce a umanizzare, persino in un contesto disumanizzante. Ma c'è un ma, grande come una casa. Questo ma ci porta dritti al concetto di necessità, perché quando Frank finisce nella trappola è letteralmente alla canna del gas, è imprigionato, affamato e disperato. E Bill è isolato da 4 lunghi anni ed è letteralmente affamato di contatto umano, come un naufrago lo sarebbe di acqua dolce. Da una prospettiva critica, quasi brutale, si potrebbe suggerire che Frank stesse semplicemente cercando un protettore e che in Bill l'abbia trovato, arrivando forse a barattare il proprio corpo in cambio di cibo e riparo. Quando Frank, infatti, quasi offeso, dice «non sono una puttana», non potrebbe essere letta come una missione implicita di questa dinamica iniziale? Uno squilibrio di potere che è lì, palpabile, con Bill così vulnerabile alla minima briciola di umanità? La domanda che ci poniamo è se l'amore sia davvero sbocciato da questa disperazione condivisa, o se all'inizio non fosse piuttosto una più complessa negoziazione di bisogni primari che poi, e solo poi, si è forse trasformata in qualcos'altro. La narrazione, comunque, bisogna ammetterlo, ci spinge con una certa forza verso la prima ipotesi, cioè quella dell'amore che sboccia col tempo, man mano che le difese cadono. E in questo contesto l'omosessualità diventa parte integrante dei temi portanti della serie, con l'amore presentato quasi come lo scopo ultimo della vita. Forse, però, non si tratta di un out-out, di una scelta netta tra bisogno e sentimento, perché i bisogni emotivi primari, come la sicurezza o la compagnia, possono essere comunque dei catalizzatori potentissimi e l'Apocalisse, presentato nella serie, non fa altro che amplificarli, mettendoli a nudo in tutta la loro urgenza. Forse, a ben vedere, ogni amore nasce da un nucleo di bisogno e qui semplicemente non ci sono i fronzoli della società civile a mascherarlo. L'episodio, con una certa furbizia narrativa, ridefinisce il concetto stesso di necessità, che non è più solo sopravvivenza fisica, ma si allarga fino a comprendere la connessione emotiva, la ricerca di uno scopo. Bill materialmente aveva tutto, aveva letteralmente tutto ciò che gli serviva per sopravvivere, ma è Frank a soddisfare un suo bisogno più profondo, trasformando la sua esistenza da un semplice sopravvivere a un pieno vivere. E Frank, d'altro canto, aveva chiaramente bisogno di protezione, creando così una sorta di simbiosi tra i due. Eppure, una vocina cinica continua a sussurrare, ma anche questo disperato bisogno di connessione non è forse anch'esso un meccanismo di sopravvivenza? Magari più sofisticato, sì, ma alla fine necessario per non impazzire del tutto nella solitudine? E poi, come è tipico nello stile crudo di The Last of Us, le mazzate arrivano puntuali e dolorose. Prima l'attacco di Predoni, con Bill che rimane ferito, Frank che si prende cura di lui per molto tempo, un trauma e una cura che vengono condivisi sostanzialmente e che sembrano rafforzare comunque il loro legame. E poi più avanti arriva la malattia di Frank, quella lenta, inesorabile erosione fisica che anni dopo quell'attacco lo costringe su una sedia a rotelle, ormai pronto a dire basta. E qui l'empatia che proviamo va ben oltre la semplice pietà, perché ci troviamo di fronte al dramma universale dell'invecchiamento, della malattia, della mortalità che attende tutti. La scelta di Frank di porre fine alla propria vita è un vero pugno nello stomaco, un atto di autodeterminazione estrema in un mondo che per sua natura ti porta via ogni forma di controllo. E Bill invece, ricordiamo le sue parole: sono vecchio, sono soddisfatto e tu eri il mio scopo. E la sua conseguente scelta di seguirlo in quest'ultimo viaggio trasforma quella che potrebbe essere una tragedia di abbandono e solitudine in un finale consapevole, profondamente condiviso. Ma anche qui il dubbio resta.
ed è anche pesante come un macigno. È davvero amore puro e incondizionato? O si tratta di una forma, per quanto elegante, di codipendenza, dell'incapacità di Bill di affrontare di nuovo la solitudine e di nuovo il buio della sua esistenza dopo aver incontrato la luce? La domanda, appunto, resta sospesa. Andiamo un po' più a fondo e chiediamoci, la loro omosessualità, quella che vediamo sbocciare tra Bill e Frank, è davvero un'espressione naturale e spontanea dell'amore, oppure dobbiamo leggerla ancora una volta come la prima disperata ancora di salvezza che due persone trovano in un mare di assoluta disperazione? Certo, la profondità del legame che si sviluppa e soprattutto l'apparente inesperienza di Bill in questo campo farebbero pensare a una sorta di tardivo ma autentico risveglio emotivo sessuale. Lo stesso regista dell'episodio, Peter Hoare, ha sollevato comunque una questione interessante chiedendosi: Bill è gay? È solo Bill? E alla fine che importanza ha? Forse un tentativo di universalizzare il concetto di amore, di trascendere le etichette? Ma non possiamo ignorare il peso delle circostanze estreme, quindi l'isolamento totale, ok? In cui si trovano entrambi, fattori che potrebbero suggerire come qualsiasi connessione umana minimamente forte sarebbe stata colta al volo, quasi per istinto. L'Apocalisse, in questo senso, agisce come un grande livellatore, un contesto in cui l'istinto di sopravvivenza finisce per battere quasi tutto il resto, e forse in questo scenario così spoglio delle sovrastrutture, Bill ha semplicemente avuto la possibilità o il permesso di essere pienamente se stesso, libero dalle catene e dai giudizi sociali che magari avrebbero potuto condizionarlo in un mondo normale. E il bisogno che li unisce va ben oltre la semplice attrazione fisica al sesso. Si tratta di un bisogno disperato di compagnia, di sicurezza, di trovare un significato anche in una esistenza che altrimenti sarebbe vuota. E poi c'è tutta la questione legata alla fastidiosa retorica del bury your gays, non so se avete presente, quel cliché narrativo per cui i personaggi omosessuali o comunque facenti parte di una minoranza sembrano destinare a una fine tragica. Craig Mazin, uno degli showrunner, ha dichiarato esplicitamente di aver voluto evitare questa trappola, sottolineando come Bill e Frank muoiono sì, ma per concludere la loro storia, una storia comunque di vita condivisa e non semplicemente per fungere da catalizzatore per la crescita emotiva dell'eroe di turno, ok? Magari anche eterosessuale. Anzi, uno dei punti di forza più evidenti di questo episodio, e forse anche dell'intera serie, è proprio la capacità di mostrare una relazione omosessuale duratura, vissuta, con una sua quotidianità quasi normale, all'interno comunque di una produzione mainstream che è destinata a un pubblico vastissimo. Viene però da chiedersi se questa storia d'amore a tratti così perfetta e struggente non finisca per suonare un po' con il realismo brutale e spesso impietoso che caratterizza l'universo di The Last of Us. Non rischia di apparire come un interludio eccessivamente idealizzato, quasi una parentesi sognante in un incubo che sembra non avere fine? Qualcuno ha fatto notare, e non ha torto, come in questa serie ogni momento di gioia, ogni barlume di felicità sembri essere inesorabilmente seguito da una tragedia imminente, da un dolore ancora più grande. La storia di Bill e Frank, pur concludendosi in modo profondamente triste, sembra quasi voler spezzare questo schema narrativo consolidato, offrendoci una storia gratificante, quasi fosse un correttivo voluto dagli autori, un piccolo agrodolce contentino per lo spettatore messo costantemente alla prova. E poi c'è la figura di Bill. Come interpretiamo la sua trasformazione da paranoico survivalista, ok, ossessionato dalla solitudine, dalla diffidenza, dalla paranoia, a partner devoto capace di un amore così totalizzante? Frank è stato davvero il suo salvatore, colui che ha sciolto il ghiaccio attorno al suo cuore, oppure Bill era semplicemente un campo arido, un'anima inaridita da anni di siccità emotiva, pronta ad accogliere qualsiasi seme di compagnia e affetto? E il finale che scelgono, per quanto sia una loro decisione autonoma e consapevole, è pur sempre una fine che nasce dalla sofferenza, dalla malattia e dalla prospettiva di un futuro di ulteriore dolore. Possiamo davvero definirlo quindi un lieto fine?
O non è piuttosto una tragedia splendidamente confezionata, una sorta di dramma toccante che però, a ben guardare, non fa che confermare la tesi centrale e desolante dell'intera serie, che tutto, alla fine, è perdita, che ogni legame è destinato ad essere spezzato. Forse il cinismo più profondo e sottile dell'operazione narrativa risiede proprio in questo, nel mostrarci un amore così intenso, quasi utopico, nel contesto apocalittico, solo per poi spegnerlo sotto i nostri occhi, anche se comunque alle loro condizioni, finendo così per rafforzare ulteriormente il senso di desolazione generale della serie. Sembra quasi che la verità ultima del mondo di The Last of Us sia proprio questa ineluttibilità della perdita, donandoci questa storia d'amore completa, ricca di dettagli e di emozioni, per poi portarla alla sua naturale e dolorosa conclusione. Gli autori ci sbattono in faccia ancora una volta la consapevolezza che nulla e nessuno può davvero sfuggire alla disperazione di fondo che permea questo intero universo. E la lettera che Bill lascia a Joel invece? Beh, più che un faro di speranza e un modello da seguire, rischia di diventare un doloroso memento di ciò che l'amore può essere, sì, ma anche e soprattutto di ciò che inevitabilmente, prima o poi, ti verrà strappato via. Ora, un punto cruciale. Perché l'omosessualità di Bill e Frank non ci è sembrata forzata? Semplice, perché non è il tema principale. È una caratteristica di questi due uomini, come lo sarebbero il colore degli occhi o la passione per la musica. L'episodio parla di amore, di compagnia, di paura, di trovare un senso quando tutto crolla, e lo fa attraverso questi due uomini. Niente coming out strappalacrime, niente omofobia da combattere nel loro piccolo mondo, la loro relazione è normale. Peter Hoare, il regista, ha detto: è la storia di due persone che si trovano. Craig Mazin, d'altro canto, ha aggiunto che l'età e la dinamica di una relazione a lungo termine erano più centrali rispetto alla loro identità sessuale. Io vorrei anche aggiungere che quando l'omosessualità, e questo vale per tutte le minoranze, è così ben integrata, risuona per la sua umanità, non per un presunto messaggio. E che dire anche delle deviazioni dal videogioco? Nel videogioco, infatti, sempre di The Last of Us, la storia di Bill e Frank è una tragedia acida, piena di risentimento. Frank muore infetto, lasciando a Bill una lettera al veleno. La serie HBO ribalta tutto, trasforma un dettaglio cupo in un'epopea d'amore che finisce con una scelta condivisa. Questo non è aggiungiamo un gay per far contenti tutti. Questa è una riscrittura artistica, ponderata, ok? Che serve a dare valore e serve a dare profondità. Un vero e proprio scheletro tematico per l'intera serie, come hanno ammesso gli showrunner. La lettera che Bill lascia a Joel, quella esortazione a proteggere Tess, che poi tutti noi in realtà sappiamo riferirsi ormai ad Ellie perché Tess è morta, è il motore che spinge Joel, ok? Quindi sostanzialmente si tratta di una storia gay che diventa fondamentale per l'eroe etero di turno. Chapeau. E c'è anche un altro dettaglio non da poco. Vediamo una coppia gay di mezza età che invecchia insieme, roba rara, specialmente in un post apocalittico. Mazin voleva esplorare l'amore che dura con le sue gioie e anche le sue grane quotidiane, anche mentre fuori i funghi devastano il mondo. Una normalizzazione che non è sbandierata, ma è vissuta. E adesso veniamo al dunque. Ma sì, tocchiamolo quel nervo scoperto. Parliamo di cultura woke. Woke è un termine che è nato per indicare la consapevolezza delle ingiustizie sociali, ma che oggi, siamo onesti, è diventato per molti il sinonimo di politicamente corretto a tutti i costi. Una sorta di agenda progressista che sembra voler infilare a forza messaggi nell'arte, spesso a discapito della qualità. Le critiche, le conosciamo, opere che diventano prediche, lezioni morali mascherate da film e serie TV, personaggi che sono solo megafoni di un'idea, piatti come tavole da surf, sceneggiature orribili, deboli,
dove la coerenza narrativa va letteralmente a farsi fottere pur di infilare il messaggio giusto per chi poi? Chi definisce il giusto in questo caso, in un tema umanistico? Si finisce per pensare che qualcosa sia bello solo perché è giusto, una sorta di ritorno al medioevo dell'arte. E il pubblico? Spesso si sente preso in giro, manipolato, e i risultati si vedono: cali di ascolti, prodotti stroncati, Biancaneve. E poi c'è lui, il tokenismo. Avete presente? Quella pratica di merda di mettere un personaggio di una minoranza qua e là, giusto per far vedere che, ehi, siamo inclusivi. Peccato che questi personaggini siano sempre figure senza spessore, definiti solo dalla loro etichetta, senza un vero arco narrativo e spesso sacrificati per far brillare il protagonista normale della serie. Esistono quindi solo per spuntare una casella, una finta inclusività che alla fine non fa altro che peggiorare le cose. Allora, perché Long Time schiva tutte queste critiche e riesce a farsi strada attraverso l'integrazione, se così possiamo definirla? Primo, niente prediche, ok? La storia di Bill e Frank è un racconto umano, non è un manifesto. La loro omosessualità è un fatto, non è un punto di discussione. Non c'è nessun pulpito da cui ci viene impartita la lezioncina. Come ha detto Mazin, hanno voluto evitare la solita tragedia gay fine a se stessa. La battuta di Bill verso fine episodio, questa non è la tragica fine suicida dell'opera teatrale, è una frecciatina geniale a certi cliché. Qui si mostra, non si dice, e l'empatia scatta automatica. Punto numero 2. Personaggi e coerenza al primo posto. Le motivazioni di Bill e Frank sono solide, psicologicamente credibili, e sottolineo psicologicamente credibili. Ogni scena, ogni dettaglio, dalle fragoline all'attacco di predoni, costruisce la loro relazione e i temi dell'episodio. E poi le interpretazioni comunque di Offerman e Bartlett, pura magia. E vi dirò di più, Offerman è eterosessuale nella vita reale ed è stato scelto proprio per questo, perché la sua presunta inesperienza nel ruolo poteva riflettere la cautela di Bill. Questa è arte, non è un compitino sull'inclusività. Punto numero 3. Addio al tokenismo. Bill e Frank sono la storia, sono loro i protagonisti, complessi, tridimensionali. La loro vicenda, ok, è il cuore tematico che influenza persino Joel. Sovvertono gli stereotipi perché la loro morte è una scelta serena dopo una vita piena, non è una punizione. Bill da tutto questo impara la tenerezza, sfidando anche i cliché della mascolinità tossica. Punto numero 4. Un'intuizione che io definisco interessante, quasi geniale, il contesto post-apocalittico. In un mondo dove la civiltà è crollata, dove i pregiudizi del vecchio mondo sono ormai cenere, la relazione tra Bill e Frank viene giudicata per quello che è: amore, sopravvivenza, umanità. Non c'è omofobia da combattere, non c'è un discorso sulla normalizzazione, perché di fatto la norma non esiste più. Questo permette a chi è più scettico anche verso certe tematiche, nel nostro mondo intendo, di connettersi alla storia a livello puramente umano. Quella che in un altro contesto sarebbe potuta sembrare una forzatura woke, qui diventa quasi post-ideologica. E per ultimo, un lieto fine ridefinito. La loro morte congiunta, per quanto triste, è una vittoria dell'amore e della dignità. Sono vecchio, sono soddisfatto e tu eri il mio scopo. Ricordate le parole di Bill? Queste parole pesano come dei macigni. Non è il solito destino tragico di personaggi queer, è una forma di gioia che afferma la pienezza della vita anche di fronte alla morte, un modo maturo per raccontare la mortalità e la felicità senza cadere nel banale. Ora, parliamo più in generale, ed è qui il vero fulcro di questo video. Lasciate che mi sfoghi un pochino. L'arte, quella vera, deve essere un terreno fertile per l'ambiguità, il dubbio, persino per le idee scomode che ci mettono a disagio. Sono tutti elementi cruciali se vogliamo crescere, sia con la testa sia con il cuore.
Questo è l'esatto contrario di un'arte che pretende di servirsi risposte preconfezionate, definitive, quasi fosse il manuale del giusto. Prendiamo le narrazioni. Lo psicologo Jerome Brunner, uno che di pensiero narrativo se ne intendeva, diceva che le narrazioni aiutano a capire quando qualcosa o qualcuno esce dai binari della normalità, permettendoci di elaborare significati in modo collettivo. Non è un caso che Nick Cave, ad esempio, abbia tuonato contro la cultura della cancellazione, sottolineando come il rifiuto di affrontare idee scomode finisca per soffocare la creatività di una società intera. L'arte, in fondo, serve a mostrarci nuovi modi per vedere il mondo, mentre il politicamente corretto, quando esasperato, ma anche non, rischia di trasformarsi in una religione infelice. Ora, se pensiamo al politicamente corretto come uno strumento educativo, spesso va a cozzare con i principi base di una buona pedagogia. Una formazione valida, infatti, ti spinge a pensare con la tua testa, a farti domande, a cogliere sfumature, evitando di partire prevenuto. Invece, molti contenuti mediatici politicamente corretti, come è stato giustamente criticato, tendono a banalizzare questioni molto più complesse, riducendoli a delle lezioni morali del cazzo, spesso impartite anche con un tono moralisticamente diretto. Un approccio del genere, diciamocelo, più che stimolare il pensiero indipendente, rischia di suonare come un tentativo di indottrinamento. Ed è per questo che tali prodotti, alla fine, non riescono ad essere davvero educativi. Adottano metodi che vanno nella direzione opposta a quella di una comprensione profonda e di un vero spirito critico. E qui spunta anche un'ironia di fondo molto interessante. A volte, nel tentativo di svecchiare o correggere storie classiche per adattarle ai gusti moderni, si finisce per essere più superficiali o ipocriti degli originali. Il remake di Biancaneve, per dirne una, ne è un esempio. Velma, anche per dirne un'altra, che nel suo sforzo incredibile di diversificare il cast è stata accusata di usare stereotipi inutili. Tutto ciò suggerisce che un'agenda politicamente corretta a volte venga applicata in modo un po' incoerente e che possa essa stessa inciampare in rappresentazioni problematiche, finendo per sabotare i propri obiettivi e risultare alla fine ipocrita appunto o superficiale. Già le sento quelle pseudo argomentazioni tipo se non ti piace non guardarlo. Questa, lasciatevelo dire, è una risposta veramente del cazzo e non sta in piedi, chiaro e tondo. Innanzitutto presuppone, sbagliando, che guardare un film o una serie sia una scelta puramente personale, senza conseguenze per gli altri. La verità è che i prodotti culturali non vivono in una bolla, contribuiscono attivamente a formare il nostro modo di pensiero collettivo, a stabilire cosa è normale e a influenzare i valori di tutti. Le storie, come ha sottolineato gente come Jerome Brunner, sono fondamentali per costruire chi siamo e come vediamo il mondo. Se queste storie si impoveriscono o diventano tutte uguali, ci perdiamo tutti qualcosa. Certe esibizioni di wokeness nei media possono quasi confondere le acque, sviando le critiche sensate e di fatto mantenendo in piedi sistemi che non funzionano, con un impatto che va ben oltre la scelta del singolo spettatore. E quando si arriva a riscrivere la storia del cinema o a cancellare l'eccellenza artistica vera, il problema non è solo di chi sceglie di guardare o meno quel film, ma riguarda l'intero patrimonio culturale. Il pubblico ha tutto il diritto, e forse anche il dovere, di chiedere prodotti di alta qualità, che stimolino il cervello e che abbiano un valore artistico invece che ingoiare passivamente opere scadenti o lezioncine ideologiche mascherate da intrattenimento. Appiccicare l'etichetta woke poi per liquidare film o serie fatti male, oggettivamente fatti male, è un modo molto furbo e comodo per i creatori di evitare critiche sulla qualità dei loro prodotti, dando quindi la colpa a un presunto bigottismo del pubblico. Spesso una critica woke fatta con criterio non contesta cosa viene mostrato, ma il perché di certe scelte, magari fatte solo per tokenismo, cioè mettere un personaggio lì di una minoranza così tanto per, o per una strategia di comodo. Quello che si chiede, in fondo, sono decisioni creative autentiche con una vera motivazione artistica. Le chiacchiere poi su film e serie, incluse le reazioni e i giudizi del pubblico, hanno un peso reale sulle tendenze dell'industria, su chi riceve i soldi e su quali progetti alla fine vedano la luce. Far finta di niente di fronte a derive problematiche significa lasciare che siano gli altri a decidere.
A volte, dietro certe inclusioni woke un po' di facciata, ci sono pure motivi economici, come ottenere buone valutazioni in determinati contesti, ad esempio lo score ESG. Ma se il pubblico si stufa e reagisce male o semplicemente volta le spalle, anche questi calcoli economici possono saltare. Le dichiarazioni di figure come Bob Iger della Disney, ad esempio, che ha parlato di un ritorno a concentrarsi sull'intrattenimento piuttosto che sui messaggi, suggeriscono che le reazioni del pubblico e i risultati al botteghino possono davvero spingere l'industria a ripensarci un attimo. Se critici e pubblico non tengono alta l'asticella degli standard artistici, si rischia, come è stato detto, la morte del cinema come forma d'arte. Quindi, limitarsi a non guardare contenuti percepiti come ideologici e scadenti non risolve il problema, anzi, rischia di far abbassare il livello generale e di avvelenare il pozzo per tutti i media. Se il pubblico si limita a ignorare questi prodotti senza dire la sua, l'industria potrebbe anche non capire il perché di questo disinteresse. E aggiungo che la marea di contenuti mediocri può farci abbassare le aspettative e renderci scettici verso qualsiasi opera inclusiva, rendendo più difficile che lavori validi e davvero diversificati come Long Time vengano apprezzati effettivamente per quello che sono, liquidandoli magari come la solita solfa. Quindi non impegnarsi criticamente favorisce il declino generale degli standard, con effetti su tutto il sistema di media. Il plauso ottenuto dall'episodio suggerisce una significativa recettività del pubblico verso storie diverse, a condizione che siano raccontate con integrità artistica ed onestà emotiva, piuttosto che come manifesti ideologici. La relazione omosessuale, al centro della trama del terzo episodio di The Last of Us, è stata accolta con favore da critica e pubblico, proprio in virtù della qualità della scrittura, della profondità dei personaggi e dell'impatto emotivo che ha avuto. Ne consegue che l'accettazione di narrazioni inclusive è direttamente proporzionale alla loro caratura artistica. Inoltre, la scelta creativa di espandere notevolmente la storia di Bill e Frank rispetto al trattamento più sommario del videogioco si è rivelata determinante per il profondo impatto dell'episodio. Questa decisione di approfondire la rappresentazione, invece che limitarsi a un accenno simbolico, è intrinsecamente legata al successo artistico ed emotivo dell'episodio. Quindi, cosa ci insegna Long Time? Ci insegna che la rappresentazione delle minoranze può arricchire l'arte e come si può farlo. Il punto è farlo con intelligenza, con mestiere. Servono scrittura solida, personaggi veri, temi universali. Non basta una cazzo di bandierina arcobaleno buttata lì. Poi, ogni opera d'arte, veicolo dei messaggi, è inevitabile. Ma i messaggi più potenti sono quelli che nascono dalla storia, dalle emozioni dei personaggi, non quelli ficcati a forza con l'imbuto. Ricordate Sherlock Holmes? Lui diceva: è un errore enorme teorizzare a vuoto. Senza accorgersene, si comincia a deformare i fatti per adattarli alle teorie, anziché il viceversa. Ecco, nell'arte è lo stesso. Il messaggio deve servire la storia, non il contrario. La storia è al primo posto, il messaggio come sua eco, non come suo megafono. Il successo di questo episodio, commerciale e di critica, dovrebbe far riflettere l'industria molto più di quanto possono farlo i fallimenti, tipo Wonder Woman 1984, How to Get Away with Murder, Biancaneve, gli Avengers, vabbè. Forse investire in storie di minoranze trattate con questa profondità non è solo politicamente corretto, ma è artisticamente valido e, udite udite, pure redditizio. Non si tratta di quote, ma di riconoscere la ricchezza narrativa che la diversità ha da offrire. La cultura woke è solo l'ultima tappa di un dibattito eterno tra arte e ideologia. Long Time mi sembra che ci abbia mostrato una via: autenticità emotiva, costruzione di una narrativa solida e maestria artistica. Quando c'è questo, anche una storia specifica può parlare al mondo intero, senza essere liquidata come propaganda. Long Time è una bella bugia? È una verità avvolta in una scatola di cioccolatini? O è una favola necessaria per un mondo che muore? Forse in realtà è tutto questo insieme. Ci ha mostrato la tenerezza che spunta dalle ceneri, ma ci ha anche sussurrato che ogni rifugio è temporaneo, ogni amore alla fine è una storia di perdita. Cosa ha lasciato veramente a Joel tutto questo? Non solo un pick-up e 2 fucili, ma una domanda che lo tormenterà per tutto il resto della serie. In un mondo deciso a portarti via tutto, qual è il prezzo per proteggere ciò che ami? Un prezzo che lui o noi siamo davvero disposti a pagare? La verità ultima, forse, è proprio la sua ambiguità.
non ci sono risposte facili e questa è proprio la sua forza. Permette letture multiple, anche contraddittorie. È speranza, è tragedia, è amore, ma è anche bisogno. È la vita, compressa in un'ora di televisione quasi perfetta. Ah sì, e con la cultura woke di sto cazzo comunque avete rotto. E con questo siamo arrivati alla fine. Diteci cosa ne pensate, diteci se vi è piaciuto, diteci se siete d'accordo o se siete in disaccordo. Del resto comunque il nostro obiettivo qui è sempre quello di fare discussione, è sempre quello di avviare dibattiti, è il nostro scopo. Ci piace discutere, ci piace ragionare con la nostra testa e ci piace anche condividere. Di conseguenza provate a dire la vostra, mi raccomando però argomentate e siate civili. Se questa dissezione comunque vi è piaciuta, mi raccomando mettete like, magari condividete e non so, iscrivetevi al canale comunque perché stavolta ve lo promettiamo davvero, arriveranno più video. Quindi ci vediamo al prossimo, ciao! Love will abide. Take things in stride. Sounds like good advice, but there's no one at my side, and time washes clean love's wounds unseen. That's what someone told me, but I don't know what it means, 'cause I've done everything I know. Sono tutte scene costruite con l'evidente intento di mostrarci un amore che resiste, che riesce a umanizzare persino in un contesto dinumanizzante, ma come cazzo parlo? Un approccio del genere, diciamocelo, più che stimolare il pensiero